Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per amore e passioni del primo semestre del 2026. Abbiamo la carta dell'imperatore. Amici della bilancia, può essere un periodo dedicato alla ricerca della stabilità, alla ricerca o al seguire anche determinate regole. Tenete presente che comunque l'imperatore è una carta di abbondanza economica, di potere materiale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono 3. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Vi ricordo anche che sono aperte le iscrizioni per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2026. Comunque anche di quello c'è tutto in descrizione o nella pagina web. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per l'amore e gli affetti per la bilancia. Partiamo da un 2 di pentacoli, un matto, abbiamo la carta della stella, il giudizio, un 7 di spade, un 4 di spade e la regina di spade. Tante spade alla fine del periodo. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta quali sono i significati e andiamo a vedere qual è il movimento energetico più importante del semestre. In un secondo momento andiamo a vedere come si sviluppano le energie mese a mese, quindi andiamo a vedere quando succede che cosa. Tenete presente che questa è una di 4 letture che sto pubblicando per il 2026, 2 sono già online, una è una lettura generale, l'altra sulla crescita spirituale e ce n'è ancora una sul lavoro e l'economia che uscirà la prossima settimana. Ok, partiamo da questo 2 di pentacoli ragazzi. Parla di un 7 di spade e di una morte. Potrebbero esserci come degli alti e bassi. Datemi una carta per il 7 di spade. Potrebbero esserci sì degli alti e bassi, Sinceramente lo vedo come un momento dove vi renderete conto di quello che vi siete raccontati, delle bugie che ci sono state, di quello che vi ha condizionato, di quello che vi ha tenuto stretti in una morsa, per qualcuno potrebbe anche essere il controllo che avete esercitato e ho come la sensazione che con questa morte questo momentum arrivi alla fine, quindi è come se questa sorta di, mi viene da dire avarizia perché è uno dei significati del 7 di spade, però è come se ci fosse un taglio con qualche vecchio atteggiamento un po' tossico del passato. Andiamo a vedere il matto. Abbiamo un 6 di spade, il carro e un 8 di bastoni. Vi dirò che potrebbe anche fare riferimento ad una relazione che è sempre stata piena di alti e bassi e che ad un certo punto decidete di o troncare la relazione in sé oppure sarà il troncare questo tipo di atteggiamento che potrebbe essere la causa di questi alti e bassi del 2 di pentacoli. Qui con il 6 di spade e la carta del carro sento come se ci fosse
un allontanamento da questa zona iniziale, se vogliamo. Io credo che con il matto, al contrario, ci sia anche una mancanza di fiducia nei confronti di qualcuno. Può anche essere con questo 6 di spade e con il carro che decidiate di allontanarvi da una persona, da una situazione, da una relazione. E non credo neanche che, insomma, direte troppo, cioè con questo 8 di bastoni al contrario sento che prenderete la decisione e basta, cioè senza dare troppe spiegazioni. E ho l'idea che andiate verso questa stella, che sono i nuovi progetti, i nuovi obiettivi. Andiamo a vederlo. 6 di bastoni, giustizia e imperatore. È come se puntaste a qualche cosa di più equo, a qualche cosa di più giusto, a qualche cosa di più regolare o regolarizzabile. C'è l'idea della ricerca di qualche cosa che sia più in equilibrio, anche più stabile. Ora mi spiego, questo imperatore che avete qui a inizio lettura. Andiamo a vedere il giudizio. Asso di coppe, re di coppe. Vi dirò, ci potrebbe anche essere un viaggio nel prossimo semestre che darà il passo alla conoscenza di una persona nuova. Ora dipende dalla vostra situazione personale, se siete single, se siete in coppia, dopo farò anche i vari esempi, però qui ho come la sensazione che ci sia una sorta di rinascita. L'asso di coppe è una carta di apertura del cuore, è una carta di innamoramento, è una carta di inizi e avendo anche questo re di coppe al contrario, vi dico, potrebbe essere una nuova relazione o per qualcuno, considerata la carta del giudizio, potrebbe anche essere come un ricordare i vecchi tempi, ricordare... c'è un qualche cosa che ha a che vedere con il passato. Non nego che per qualcuno potrebbe essere una persona che ritorna dal passato, potrebbe essere un passato molto lontano, potreste incontrare questa persona in questo viaggio, in questo spostamento effettivamente. Per qualcuno il carro non è solo un viaggio, ma è proprio un trasloco, quindi lo spostarsi con queste due carte da un posto ad un altro. E qui c'è come la ricerca di questa stabilità e poi come questa apertura del cuore che secondo me potrebbe rappresentare o un tipo un nuovo innamoramento, un qualche sentimento ehm, coccoloso nei confronti di qualcuno. Andiamo a vedere il 7 di spade. Avevo il mazzo al contrario. 9 di coppe. E l'una. Bisogna vedere anche 4 di spade. 2 di 2 di coppe e 4 di bastoni. C'è qualcosa che vi fa venire dei dubbi su questa situazione nuova, su questa relazione. Vi dico, avete anche la luna, quindi qui ci potrebbe essere proprio qualcosa del passato che ritorna a galla, soprattutto se la persona è del passato, qui ci potrebbe essere come un inganno a voi stessi con questo 7 di spade, oppure vi dico che qualcuno potrebbe raccontarvi delle fandonie per ottenere quello che vuole. Diciamo che voi siete tranquilli nella vostra zona di comfort, è come se steste cercando di ricostruire un qualche cosa, però avete anche un 4 di bastoni, il che significa che vi aiuterà molto rimanere, diciamo così, per conto vostro, rimanere, mi viene da dire isolati, perché è come se aveste bisogno di elaborare questa parte un po' più triste, un po' più malinconica
di cui ci parla la luna. Sento che non scenderete tanto a compromessi, io non credo che qualcuno inizi un nuovo fidanzamento, ma più che tutto è un andare avanti in questa conoscenza. È vero che c'è un 4 di bastoni, quindi secondo me con questa persona potrebbe esserci tanta affinità, tanta sintonia, però è anche vero che è come se non fosse il momento per voi. Cioè, io ho la sensazione che molti stiano cercando la propria stabilità. E tenete presente che l'imperatore che avete due volte può parlare anche di casa, e avendo la giustizia potrebbero esserci delle compravendite a livello di casa e tornerebbe il tutto con questo trasloco o spostamento di cui vi parlavo prima. Qui c'è come una situazione da lasciare indietro, una situazione che per qualcuno è pesante. Potrebbe essere una soluzione o fare un viaggio o cambiare casa, per esempio, cambiare paese. E vi vedo un po', diciamo, su quell'obiettivo, però nel frattempo, mentre voi siete impegnati a creare la vostra stabilità, secondo me conoscerete questa persona. Potrebbe essere un amico, un'amica a presentarvi questa persona. Sento che con queste sette di spade sarà un po' come dire, no, ma io sto bene così, cioè, non ho bisogno di nessuno, no? Perché comunque il 9 di coppe è una carta di grande appagamento personale, è una carta di staticità. Il 9 di coppe tenete presente che è una carta di qualcuno che si crogiola in quello che ha e non si muove, non fa un passo. Se ci fate caso la figura qui ha le braccia incrociate, ve la faccio vedere un po' più da vicino. Come per dire che non ha intenzione di fare niente, semplicemente si gode tutte queste 9 coppe piene che ha dietro di sé. C'è un qualche cosa o che vi state nascondendo e potrebbe essere la sofferenza, la tristezza, le ombre, la paura di cui ci parla la luna. Giustamente se uscite da una situazione che per qualcuno potrebbe essere stata tossica, buttarsi subito in un'altra situazione, uno ci pensa un attimo, dice no, basta, grazie, ho già dato a livello di sofferenza. E infatti poi qui c'è una sorta di battuta in ritirata con il 4 di spade, ma più perché avete bisogno di ritornare voi, sento. Quindi non credo che smetterete di frequentare la persona, ma più che tutto non scenderete a patti, non etichetterete la relazione in sé. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo un fante di bastoni e un mago. Quindi secondo me la regina di spade è quella parte di voi che detterà le regole di cui ci parla anche l'imperatore. Cioè, sento che sarà innanzitutto con un mago potrebbe effettivamente manifestarsi questa relazione nuova, questa conoscenza potrebbe anche essere, questo vecchio amore, se per qualcuno fosse qualcuno del passato come ho detto prima, però è come se aveste le idee ben chiare. Allora, si arriva fin qui, di qui in avanti si deve mettere per esempio un'etichetta, cosa che io non voglio mettere con questo 2 di coppa al contrario. Quindi godiamoci la situazione, godiamoci la relazione, iniziamo a vederci, a frequentarci, a parlare di un certo tema, nel caso foste già con qualcuno da un po' di tempo, però è come se aveste bisogno di prendere voi in mano le redini del gioco, sento. Va bene, allora facciamo i vari esempi. Se siete single, allora innanzitutto un po' per tutti ho come l'idea che vi stiate allontanando da un qualche cosa di tossico, da un qualche cosa di vecchio che vincola, da certi condizionamenti, perché avete anche 6 di spade. 6 di spade è la carta delle credenze limitanti, quindi questo diavolo potrebbe effettivamente essere solo la vostra testa e essendoci questo 7 di spade sono le bugie che ci raccontiamo, le autoillusioni, no? Tipo, non lo so, quando rimaniamo incastrati in situazioni egoiche è, vi faccio un esempio, la tipica situazione dove lui e lei escono insieme, lui è abusivo, lei è attaccata a come si stava bene all'inizi della storia. Ed è una di quelle persone che potrebbe dire: Ma non è sempre stato così, lui è così adesso perché ha vissuto quello. Però questa persona non ha conosciuto il suo lui
prima, nel momento in cui è avvenuto il fatto che ha cambiato il comportamento di questa persona, la realtà è che voi avete conosciuto la persona dopo e quello è il vostro carattere, mentre la fanciulla potrebbe rimanere attaccato all'ideale che ha di persona e non si rende conto che in realtà la persona è diversa. Anche questo è un tipo di tossicità, è una bugia che ci raccontiamo perché valutiamo la persona in base a quello che ci dice e non in base a quello che fa o a quello che è. Cioè è come valutare la persona in base a quello che viene detto del passato e non valutarla in base alla realtà del presente. Comunque, al di là di quello, secondo me un qualche tipo di tossicità verrà lasciata indietro, ragazzi, soprattutto se, perché abbiamo un 6 di spade, se si tratta di questioni legate a credenze familiari, bagagli karmici che vi portate dietro. Può anche essere che siate stati programmati in infanzia per, diciamo così, essere addestrati per, mm, come vi posso dire, è come se qualcuno pensasse di dover fare quella roba lì perché è quello che facevano i genitori, no? E invece secondo me qui cambia un po', un bel po', la situazione. Quindi, una volta lasciata indietro questa tossicità, ripeto, anche per voi potrebbe esserci un viaggio, il viaggio di solito con il carro è di almeno una settimanina, però non escludo che effettivamente potrebbe anche essere un trasloco. Se state aspettando di vendere o comprare casa, vi dico che potrebbe effettivamente esserci questo passaggio, perché abbiamo un imperatore qui e anche la giustizia. E vi dico che se siete single, secondo me potreste incontrare una persona nuova, con la quale però sarete molto guardinghi. Per certi versi direte no, no, ma io sto bene così, non ho bisogno di nessuno. E quando invece no, non è vero, semplicemente state ancora curando, vi state risanando da questa vecchia situazione un po' pesantuccia. Vi dico, secondo me c'è la possibilità che inizi una relazione, non sarà etichettata, quindi non sarà quella relazione dove siamo amici con interesse, siamo, non lo so, una coppia, siamo fidanzati, non ci sarà come questa etichetta perché è come se, diciamo così, cercaste di plasmare la relazione in base un po' a come state voi e ovviamente in base anche all'altra persona, ok? Però c'è un mago alla fine della lettura, quindi ci sono come dei nuovi inizi, qualcosa di nuovo e promettente inizia. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora qui le cose sono due. Ovvio che anche voi state cercando la stabilità, ci può essere una questione di casa. Vi dico, questa tossicità potrebbe far riferimento o alla casa dove state abitando, perché magari potrebbe essere una casa che è piccola, che ha un sacco di problemi, un sacco di manutenzioni da fare, oppure questa parte fa proprio riferimento all'andamento della relazione, quindi potrebbero esserci state delle bugie, potrebbe anche essere proprio il modo che voi avete di vedere la relazione o di vivere la relazione, quello che ho detto un po' prima anche per i single. C'è un 6 di spade ed è come se avessi bisogno di cambiare il modo di pensare della relazione o di qualche situazione in particolare. C'è uno spostamento, c'è una decisione e questa decisione diventa quasi formale, secondo me, con la carta della giustizia. Si mettono come nuovi obiettivi alla relazione, nuove regole, nuove sicurezze. Per qualcuno si tratta di ufficializzare questa relazione, soprattutto se qui c'è come una sorta di minaccia del tipo o lo diciamo al mondo o è finita. E vedo che effettivamente qualche cosa di nuovo anche per voi comincia. È come se si riprendesse un tema del passato per qualcuno. Diciamo che ormai la persona non è che vi convinca molto e quindi è come se vi prendeste il tempo di capire che tipo di stabilità volete, di che cosa avete bisogno, quali sono le regole da seguire. Io dico che tutto questo momentum darà come un nuovo respiro alla coppia, alla relazione. Secondo me ne gioverà anche la passione, ragazzi.
Per quello che riguarda le persone che sono in una coppia più o meno, ehm, coppia clandestina, coppia non ben definita. Allora, anche per voi c'è questa situazione un po' tesa di partenza. E anche qui credo che non è un vero e proprio ultimatum, però è come se si facessero delle cose, se si agisse in modo diverso, se ci si spostasse dalla situazione di prima per creare come questa nuova regolarità, questa nuova solidità. E secondo me funzionerà. Qui potreste anche fare un viaggio senza dire niente a nessuno. Cioè, è come se la persona vi cercasse e voi diceste: no, guarda, oggi non ci possiamo vedere perché sono, non lo so, alle Bahamas a farmi una vacanza, no? E la persona si sentisse un po' come, non mi ha detto niente, come pensavo di avere il controllo della situazione. Tenete presente che potreste anche essere voi, a voler tenere tutto sotto controllo. Adesso finisco un attimo l'esempio di prima, poi ritorno qua. E quindi ho come l'idea che vi rispetteranno un po' di più, difatti qui si vede che sarete voi a dettare i tempi della relazione e secondo me anche qui qualche cosa di nuovo inizia, c'è un nuovo equilibrio ragazzi, c'è una nuova stabilità. Tutto perché inizierete a guardarvi addosso, cioè inizierete a mettere voi al primo posto rispetto all'altra persona. Torniamo un attimo qua dove vi ho detto prima, questo diavolo perché potrebbe essere vostro? Perché ci sono alcune persone che pensano che tenendo sotto controllo una situazione, una relazione o una persona non può succedere niente di male. In realtà non è così, controllare qualcun altro stressa tantissimo, proprio vi risucchia un sacco di energie e non è detto che stando sempre con il fiato sul collo all'altra persona che questa non possa tradire la vostra fiducia o raccontarvi delle bugie o insomma non è detto, però voi quello che è sicuro è che vi scaricate di energia. Il punto è che qui dovete mettere in chiaro che cosa volete voi e far sì che l'altra persona vi segua. Cioè io ho come l'idea che certe regole debbano essere studiate da entrambe, cioè devono essere regole che vanno bene per entrambe le parti. Comunque fate attenzione alle proiezioni, fate attenzione a non credere a quello che vi dicono, ma credete solo a quello che fanno, alle azioni effettivamente compiute da quella persona nel momento presente, perché qualcuno del passato può raccontarvi quello che vuole, può raccontarvi che era ricchissimo e che ha perso tutto, può raccontarvi che era un bravissimo marito, una bravissima moglie, ma che era l'altro. Sì, bisogna sempre ascoltare le due campane, no? Per rendersi conto dov'è la verità. Io non dico che l'altra persona non racconti la verità, anche se ci sono due sette di spade, però ecco, filtrate quello che mi sento di dire. Andiamo a vedere l'evoluzione mensile, quando succederà che cosa, vediamo se riesco a dirvelo. Partiamo con un re di coppe, abbiamo un 2 di bastoni, la temperanza, un re di pentacoli, la morte, e un 5 di pentacoli. Bene. Le carte in sé non sono male queste. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, quindi è molto facile. Gennaio, abbiamo questo re di coppe che può rappresentare la vostra persona di interesse o nel caso non abbiate nessuno può rappresentare questa persona nuova di cui vi ho parlato prima, dipende sempre dalla vostra situazione. Questo sguardo al futuro, questo spostamento anche, questo viaggio potrebbe avvenire a febbraio, cioè come questa voglia di andare al di là, di andare oltre e con il 2 di bastoni c'è anche una sorta di attaccamento a quello che avete già, è come se fosse un po' un bivio, no? Vado avanti, vado oltre o tengo quello che ho. Marzo, secondo me, arriva questo 4 di spade, quindi questo momento di calma, questo momento di riflessione, dove insomma cercherete di rimettere in equilibrio le cose e qui si tratta di ricevere tanto quanto si dà.
Il Re di Pentacoli lo sento molto associato a questo imperatore, questa giustizia. Credo che verso aprile arrivi questo nuovo equilibrio. Il Re di Pentacoli, rendetevi conto che è un re, quindi è arrivato dove è arrivato perché è stato, come vi posso dire, ligio al dovere. È uno degli arcani minori dell'imperatore, quindi qua si può proprio parlare anche di regole che secondo me metterete ad aprile. Maggio e giugno. Allora, maggio abbiamo questa morte che secondo me, che avete anche qui, quindi per qualcuno può rappresentare una non fine, cioè come se in questi 4 mesi si lavorasse con la relazione o con questa situazione per far sì che non finisca, ed è quello che succederà ad aprile, sarà come tipo in bilico, però secondo me no, non terminerà del tutto. Può essere che si finisca con un atteggiamento, però io non sento che la relazione in sé termini. È anche vero che dovrete comunicare all'altro. Mi viene da dire le vostre regole, però vedendo questo 5 di pentacoli al contrario, potrebbero anche essere le vostre paure della luna qui, i vostri timori, le vostre insicurezze, cioè si tratta di essere trasparenti. Però prima di essere trasparenti con qualcun altro, bisogna che lo siamo con noi stessi. Se io mi racconto la bugia che il mio partner è perfetto, non riesco a vedere, diciamo, che cosa si potrebbe migliorare, di conseguenza non si crea mai l'equilibrio, perché io non ammetto che c'è qualche cosa che non va nell'atteggiamento del mio partner, ok? Fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Ok ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo. Ok, parla di separazione, di rottura, di sentimenti persi, di lutto, parla anche, effettivamente qua avete 2 volte la morte. Vi dico, secondo me qualche cosa finisce. Non so se è proprio la relazione in sé, perché non so. Ci potrebbero essere 2 sfaccettature. Una è che questa sia la relazione che finisce e qui ci sia un'altra relazione che inizia. Potrebbe essere la fine di un atteggiamento o di una situazione all'interno della relazione, che è quello che sento più probabile, però sappiamo che ognuno ha la propria realtà, insomma. Andiamo a vedere un angelo. Esprimi il tuo amore. Vai avanti così e compi un gesto romantico. Qui secondo me c'è da mettere le cose in chiaro, come vi avevo già detto prima, soprattutto con la regina di spade. Molto presto decidi lucidamente cosa vuoi, così che avvenga ora. Qui, e difatti avete anche il mago, si parla di legge di manifestazione. Che cosa vuol dire? Decidi lucidamente. Scegliete bene le parole con cui state cercando di manifestare la vostra nuova realtà, perché poi vi tirate proprio quella nuova realtà. La legge di manifestazione, c'è una tecnica per guardare quanto, diciamola così, quanti punti avete a livello di legge di manifestazione, legge di manifestazione. Ci sono come dei gradi e si può misurare. Più questo punteggio è alto, più voi manifestate, ma non solo le cose belle, anche quelle brutte. Cioè il potere della parola si manifesta in un tempo molto ristretto, cioè passa poco tempo tra quello che dite e l'avvenimento, ok? Quindi fate attenzione a cosa pensate e alle vibrazioni, cosa dite anche, e alle vibrazioni in generale che emanate nell'universo. Separazione, si prospetta un periodo di separazione, un periodo di tempo lontano dal tuo partner. E di nuovo lo vedo qui c'è come questo viaggio, questo spostamento, quindi ci può essere come un momento di pausa e dopodiché si sviluppa tutto il resto, diciamo, del semestre. Andiamo a vedere qual è il segno zodiacale con il quale avrete più a che fare in questo periodo. Uno potrebbe essere, qui vi dice Capricorno, io vi dico che potrebbero anche essere
Acquario, Ariete, Bilancia, Cancro. Sì, c'è anche lo Scorpione in realtà. Va bene, ultimo messaggio, Li Ching. Vediamo come vi vogliono salutare. No, sono tantissime, 3, datemene solo una per piacere, grazie. Era la prima che si vedeva. Sesso, carta numero 46. Andiamo a vedere nel libro come viene tradotta questa carta. Allora, nel libro dice il salire verso l'alto, 2 traduzioni completamente diverse. E la spiegazione dice: la sentenza in generale è favorevole per chi dimostri capacità e buona volontà. L'esagramma consiglia di darsi da fare e andare direttamente dalle persone che dirigono. Non bisogna avere timore di farlo e non farsi trattenere da scrupoli o vergogna. Andrà tutto bene, perché codeste persone ci accoglieranno e aiuteranno volentieri. L'importante è muoversi, mettersi in moto, impegnarsi con la massima alacrità. L'ascesa dell'uomo saggio è fatta di silenziosa tenacia, poco a poco, granellino a granellino, fiducioso e fermo, egli raggiunge il suo obiettivo. L'imperatore, che è la carta che avete qua inizialmente, è proprio una carta di costanza, di lavoro fatto poco per giorno, ma come un martello, pum 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 pum. Quindi, se dovete mettere delle nuove regole alla relazione, si tratta di cambiare il comportamento che avete giorno dopo giorno un pezzettino e diciamo stabilire certe regole che bisogna seguire entrambe. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un hype, con un like, condividete, iscrivetevi al canale. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Anche in quella sezione tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, amore, lavoro, soldi, figli, tempo, bellezza, ce n'è un'infinità. Solo che in quella parte tratto anche temi un po' più sottili, nel senso che parlo di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni per pulire il campo energetico, insomma è un po' un livello intermedio barra avanzato delle playlist gratuite sui chakra, quindi sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero guardate in ordine progressivo di numero ed è un po' tutto quello che succede, diciamo, nel non visibile. Parlo di energie sottili, di mondo eterico, di alto astrale, di basso astrale, di entità, di leggi di manifestazione. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!